Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon mercoledì. E il giorno dopo Napoli-Como usciamo dalla Coppa Italia ai calci di rigore e vorrei star qui a poter parlare di una partita che però non abbia episodi arbitrali, ma anche ieri è successo qualcosa che ha un peso specifico poi per l'andazzo del match e per ciò che è stato dopo, che non possiamo non considerare. Ci può essere anche un'eventuale squalifica per quanto riguarda il mister Antonio Conte e le parole rivolte all'arbitro per quell'episodio che ovviamente del doppio giallo, mancata espulsione, eccetera eccetera. Cerchiamo di analizzare il match per quello che è stato. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Partiamo proprio da questa situazione. Antonio Conte e un'eventuale squalifica. Gli insulti di Antonio Conte all'arbitro Manganiello durante la gara di Coppa Italia persa dal Napoli contro il Como sono sfuggiti allo stesso direttore di gara, che era lontanissimo, e al quarto uomo, che pare in quel momento avesse gli auricolari attivi, ma non alle telecamere. Così quella almeno vallo a vedere testa di C, oltre a fare il giro del web, è finito in mattinata sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, che sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell'episodio per valutare l'apertura probabile di un procedimento disciplinare a suo carico, visto che nel referto arbitrale non c'è nulla. Ma cosa rischia nel pratico Conte? Il tecnico del Napoli potrebbe essere sanzionato con una giornata di squalifica, evitabile nel caso in cui chieda un patteggiamento con sanzione pecuniaria. Non paghiamo niente, non patteggiamo un bel niente. Se c'è da prendersi la giornata di squalifica ce la prendiamo, ma caro Napoli, devi parlare, fai conferenze stampa, parla ai microfoni, non andiamo nel post partita, perché sta diventando poi una costante andare nel post partita, pareggi e sì, il mercato e questo e quell'altro, i calciatori e quant'altro. Parlate delle cose che comunque sono successe in campo, senza andare poi ad inveire contro l'arbitro e prendere giornate di squalifiche. Silenzio in campo, vai in conferenza stampa e dici senti qua così e così, Tizio, Caio e Sembroni, a me non sta bene quello e quell'altro. Portategli tutti gli episodi dell'ultimo mese e mezzo, ovviamente nero su bianco, e qualcosa si smuove, perché in Italia funziona così: o vai ai microfoni e ti fai sentire e cerchi di arrivare all'orecchio di qualcuno, o altrimenti vivremo sempre la stessa situazione e troverai il Gasperini di turno, il Carnevale di turno e tutta Italia unita per quanto riguarda le situazioni e gli episodi che sono successi nella partita col Genoa, che poi anche lì è uscito l'open VAR, non è calcio di rigore assolutamente, e quindi possiamo anche stendere un velo pietoso sulla situazione della partita col Genoa, perché è palese che non c'è uniformità di giudizi, e quando conviene dite una cosa e quando non conviene invece fate finta di non vedere e non sentire. Ecco perché bisogna per forza uscire allo scoperto e parlarne, caro presidente, caro mister. Fate quello che dovete fare e andatevi a lamentare, per il semplice fatto che non possiamo più subire situazioni che portano poi al falsificare una partita, a fare uscire magari un risultato piuttosto che un altro, perché l'episodio di ieri, se tu rimani in 10 per 40 minuti e passa sul risultato di 1-1 e io ho l'uomo in più per 40 minuti e passa, e per lo più vengo sostituito perché non l'hai ammonito e non l'hai cacciato fuori, quindi viene sostituito il calciatore che comunque rischiava il cartellino rosso, e chi lo sostituisce va a battere pure il calcio di rigore sul finale. Quindi dal punto di vista del peso specifico è un episodio che nell'andazzo del match conta e come. Ecco perché non possiamo e non dobbiamo assolutamente stare zitti per quanto mi riguarda. Poi c'è un 11° rigore contro per quanto riguarda la situazione di Olivera, e ovviamente il Como che si presenta dal dischetto e va in vantaggio. Olivera inizia la partita pronti via e si perde. Comunque l'avversario che scende di gran carriera sulla fascia arriva nell'area di rigore, poi il tiro va a finire alto, ma era appena iniziato il match, quindi già lì qualche avvisaglia, dal punto di vista dell'attenzione c'era subito, pronti via. Poi non sto qui a scagliarmi assolutamente contro Mattias, però quel fallo si poteva evitare, quel fallo si doveva evitare. Quando giochi una partita, soprattutto da dentro o fuori, devi calcolare qualsiasi cosa e non possiamo andarci con
con una tale sufficienza su alcuni palloni, soprattutto in area di rigore, che poi compromettono piano gara il risultato. Il piano gara però ha funzionato, e come? Anche perché se vogliono scrivere non è stato un gran bel Como e il Como così e colì, non è stato un gran bel Como semplicemente perché il piano gara del Napoli ha funzionato e stava funzionando. Noi ne abbiamo parlato nel prepartita e io ho detto una semplice cosa: non andiamoli a prendere nella loro area di rigore, perché altrimenti palleggiano e tra le linee comunque se ne vanno, salgono e ci possono far male. E così ha fatto il Napoli, in pressione ma fino a un certo punto, così li metti in condizioni di dover palleggiare, diciamo, tra i difensori e il portiere, però comunque tieni tutte le linee di passaggio marcate, e tutti i calciatori che poi dal punto di vista delle scelte, dal punto di vista tecnico, possono alzare l'asticella, li tieni lì comunque a bada e sotto controllo. Ha funzionato e avrebbe funzionato secondo me se dal punto di vista del regolamento la partita avesse avuto un andazzo poi diciamo piatto, senza sfaccettature strane e senza decisioni che si potevano prendere ma non sono state prese. Poi quella di ieri a me fa ridere tantissimo, perché l'arbitro era a 50 centimetri, un metro e mezzo che siano, dico 50 centimetri per capirci, ma era a ridosso di Højlund, quasi quasi lo toccava. Non hai visto quella situazione? Benissimo, e allora noi ce ne facciamo una ragione e ribadisco ancora, caro Napoli, fai una conferenza stampa o dal punto di vista ufficiale, comunicati e quant'altro, perché non se ne può più. Ci rimettiamo la stagione, investimenti come ne parlavano in un podcast, ci rimetti comunque soldi che dovrebbero entrare, perché quello basta un episodio, poi arrivi o quarto o quinto, l'abbiamo già vissuto, e tra il quarto e il quinto c'è tanta roba dal punto di vista dei milioni di differenza, quindi non arriviamo all'ultimo per poter poi dire sì, ma allora ricordi e quant'altro. No, queste situazioni vanno prese sicuramente di petto e quando succedono, perché altrimenti poi risulti quello che tra un mese, 2 mesi, ma tu ti stai lamentando di quel fallo, eccetera. Bisogna prenderle oggi le decisioni e lamentarsi, così come fanno tutti quanti. Poi, per quanto riguarda la partita, andiamo un attimo a riprendere due numeri che volevo condividere con voi, perché non è stata sicuramente una bella partita dal punto di vista dello spettacolo, ma era comunque una partita da dentro fuori, ce la si poteva aspettare, una situazione contratta, un XG molto basso per il Napoli, 0,59 contro l'1,07 del Como, il possesso palla, siamo lì, 8 tiri totali a 9 in favore del Como, 3 tiri diciamo nello specchio a 4 in favore del Como, una grande occasione per parte, 6 calci d'angolo e 4 per il Como, e dobbiamo crossare e tirare i calci d'angolo molto ma molto meglio. Ma quando riusciamo a fare una partita dove tu crossi 5, 6, 7 volte e crei 3, 4, 5 occasioni da rete, non voglio dire nitide, ma cross pericolosi, situazioni pericolose, anche perché ieri noi abbiamo subito tutte le volte cross dalla sinistra, sul secondo palo non c'era nessuno, cross dalla destra, sul secondo palo dall'altra parte e manco c'era nessuno, liberi di saltare, liberi di stoppare un pallone in aria, che poi ovviamente non se n'è fatto niente dal punto di vista della situazione realizzativa, però dobbiamo sicuramente andare a vedere come risolverle queste situazioni, perché non può essere solo una situazione di attenzione, deve essere per forza una situazione collettiva per quanto riguarda il movimento della linea, e chi va a scalare e si perde l'avversario di turno che poi dietro le spalle scende, stoppa il pallone, e c'è quello che dal punto di vista tecnico stoppa e la mette all'incrocio, c'è quell'altro che stoppa il pallone al limite, va a finire sul fondo perché ha sbagliato lo stop. Però non possiamo battezzare una situazione così, dici vabbè, tanto è sull'esterno, non è pericoloso, ma troverai calciatori che comunque anche sull'esterno e defilati tantissimo possono incrociare e ti mettono la palla in rete e rimaniamo con tanto di naso. Non possiamo battezzare situazioni così, ecco, per quanto riguarda la superficialità, ecco,
della partita. Højlund 7, Giovane 5, Olivera 5, Vergara 7,5, Mazzocchi 5, Elmas 6, Lobotka 6,5. Queste sono le pagelle di Kiskis Napoli. Sono d'accordo su 7 a Højlund, sono 5,5 a Giovane, non 5. Secondo me 5 è troppo, è stato troppo cattivo come voto. Olivera 5 ci sta perché pesa l'episodio del rigore e dovevi entrare sicuramente meglio, potevi entrare sicuramente meglio. Io alzo anche il mezzo voto a Mazzocchi, 5,5, perché dal punto di vista dell'applicazione è entrato in campo in maniera totalmente diversa dal compagno di fascia a sinistra, Olivera in questo caso. Quindi se Olivera 5, Mazzocchi 5,5, Elmas 6, Lobotka 6,5, d'accordo, Juan Jesus 6, Rachmani 6,5, Beocoma 6. La linea di difesa comunque non ha fatto proprio maluccio. Savic 6,5, i subentrati Spinazzola 6,5, Politano 6, Allison 6, Lukaku 5, Gutierrez 6. Sono in linea con queste pagelle e sono contento anche che abbiamo visto Allison per un poco, al di là che poi tu lo puoi giudicare in 40, 30, 20, 50 minuti che siano, ma vorrei vederlo partito da titolare e quando ovviamente l'avversario diciamo non è più stanco rispetto a te che entri dalla panchina. Ma Allison sarà secondo me l'arma in più del Napoli e mi auguro che diventi l'arma in più del Napoli, perché serve come il pane per arrivare a portare a casa 3 punti in campionato, perché resta solo il campionato. Quindi mettiamoci con calma e con tutta tranquillità, da oggi veramente è finita. Anzi, ci sarà ovviamente la Roma e avrei giocato in settimana, ma poi inizia la settimana tipo e quindi mettiamoci con calma e con concentrazione massima, perché dobbiamo assolutamente arrivare tra le 4. Non tollererò nella maniera più assoluta l'arrivare in campionato e non andare in Champions League. È una cosa che non potrò mai tollerare, che poi si va in conferenza stampa e si dice noi 2 trofei, il resto sono a 0. Possiamo anche essere d'accordo, vuoi fare un tantino, lo spaccone, eccetera eccetera, uscirtene così. Per quanto riguarda le dichiarazioni del mister nel post partita, benissimo, abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa, però rendiamoci conto che se non si arriva tra le prime 4, e allora possiamo anche dire che al di là della Supercoppa che hai portato a casa, la stagione non è sufficiente, perché l'obiettivo principale, al di là dei trofei che comunque devi cercare di portare a casa e cercare di onorare fino alla fine e quant'altro, l'obiettivo minimo e l'obiettivo sempre deve essere arrivare in Champions League, perché non abbiamo il petrolio dietro, non abbiamo dollari che arrivano, non abbiamo cinesi e né tantomeno arrivano gli arabi domani a finanziare. Quindi serve per forza arrivare tra le 4. Mettiamocelo bene in testa e cerchiamo di incanalare un sentiero che porti a una continuità di risultati e di prestazioni, perché possiamo giocare anche un tantino meglio. E concludo, l'ultima situazione che vorrei che cambiasse in casa Napoli è non avere una sola giocata codificata automatica, che è quella di andare sulla punta e poi attaccare le seconde palle, perché troverai squadre che comunque ti stanno a uomo e quella seconda palla comunque diventa più una contesa che una palla conquistata, e quindi diventa complicato poi andare a scardinare determinate situazioni contro determinate squadre. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.